Gentili signori e utenti, vi ricordo di segnarvi alla mia pagina se non l'avete ancora fatto, di mettere la campanellina e quant'altro. Ok, a noi. Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una cosa un pochino strana, ma vi garantisco che il risultato è eccellente. Praticamente prenderemo un pezzettino di filetto e ho preso un pezzettino di arista, questo qui è il lardo di colonnata, che praticamente triterò assieme. Questo qui lo trito e questo qui lo andrò a mettere invece dentro al trito. Gli farò un trito intorno e questo qui rimarrà nel mezzo. Lo farò con il collage, che sarebbe la vescica del suino, del montone o della mucca. Ora in questo caso qui non so qual è, comunque una vescica essiccata. E prima cosa andiamo a fare? Comunque lo vedrete in corso d'opera, perché era un po' difficile, diciamo, spiegarlo. Non ha un nome questo, diciamo così, salame col filetto nel mezzo, chiamiamolo così. Qui ho messo il 50% di zucchero, il 50% di sale e un pochino di pepe. E metterò a marinare questo pezzettino di filetto per 5-6 ore. Quantità a coprire: sale fino, marino, zucchero. Ok, poi cosa ci occorrerà? Ci occorrerà dopo uno spicchio di aglio che andrà messo nel misto e un pochino di paprika. Poi qua dico io, quel che dico io sempre, andate a vostra fantasia, a vostro gusto. E un pochino di vino. Perché ci si mette il vino dentro nell'impasto degli insaccati? Perché il vino è alcolico e aiuta la fermentazione, praticamente fa partire la fermentazione che poi va in stagionatura. Ok, per questo ci si mette spesso un pizzico di zucchero e un po' di vino. Ok, ora andiamo, questo qui lo mettiamo a nanna e vado a tritare questi componenti. Ho tritato anche, oltre alla carne, un pochino di lardo e l'ho messo dentro. Poi dopo dei lardelli ce li metterò anche, però li faccio a mano e li metterò sopra. Ora mischiamo il tutto. Ok, nel frattempo che il nostro filettino, diciamo, si tiri fuori la sua acqua, io ho preso il lardo, ho fatto i lardellini, ho tritato il tutto, ok? E ora ci andiamo ad aggiungere un bicchiere da caffè. Pepe ce ne vanno 2 grammi per ogni chilo. Sale ce ne va 2 grammi e 25 grammi al chilo. E ora impastate il tutto per almeno minimo 5 minuti. Ok, voi siete, vi ricordo sempre, il metodo di misura di quello che fate, che assaggiate. Dopo continuo. Comunque io ora questo qui lo metto a riposo e aspetto le 7-8 ore che siano pronti tutti e due. Lo copro e lo metto in frigorifero. Ci aggiorniamo. Ok? Questo qui è un salame alle castagne che ho appena fatto e vi metterò il link in descrizione. Sono passate 8 ore circa. Sappiate che io oggi ho intenzione di fare un capolavoro, non una ricetta. Prendete un po' di vino e toglietegli il sale in eccesso. Ok? Bene. E benissimo. Ora ho preso il mio pezzo di collagene. Ok,
per la vescica. E cosa andiamo a fare? Ora stendo l'impasto sopra, perché nel mezzo ci metterò questo qui. Faccio tipo come per fare una porchetta. Nel mezzo ci va il filetto. Ok, fate conto come vorreste fare una porchetta, vedete? Nel mezzo ci va il filetto e tutta quanta l'impasto, diciamo, del salame intorno. E ora prendo le misure, bene, poi prendo il lardo, ce lo metto grossolanamente sopra, perché tanto quando poi si chiude tutto quanto questi tre componenti si fonderanno assieme, che non state lì a andarci troppo di fine. Ok, stendete bene bene bene, voilà, prendete le misure, non vi preoccupate che poi il risultato sarà eccellente. Sembra una cosa grossolana, ma è una cosa veramente strabuona questa qui. Legate la parte finale, stringetele alla carne, così viene stretta perfettamente, e ovviamente la parte che avanza non buttate via niente nel maiale. E ora lo stesso procedimento come volete insaccare un salame, né più né meno. Così, così. Ok, ora fateci il legaccio per poterlo appendere e poi legate anche ovviamente dalla parte di là. Non fate i perfezionisti, l'importante è che sia ben legata in cima e in fondo e una legatura nel mezzo. Tanto i due lembi li abbiamo fatti aderire uno sopra l'altro perfettamente. Ok, legaccino. Tanto vi faccio vedere. Guardate come sta venendo bene. E ora passiamo alla legatura. Tac tac, ecco qui. Il legaccio, stringete bene bene i lati in fondo, è quello, diciamo, la cosa più importante. Ok, levate lo spago in eccesso, bucate così almeno il liquido. Questo qui vi metterò il link in descrizione. Tic, bim. Ora cosa facciamo? Questo qui è un po' grossino, dobbiamo tenerlo almeno 3 o 4 giorni, via, 3 o 4 giorni a fare la stufatura, ok? Si dovrà probabilmente asciugare, il liquido in eccesso dovrà ancora fuoriuscire. Dopo 3 giorni vi dirò esattamente quanto tempo. Questo qui dipende anche dalla temperatura che siamo, dalla casa, dal riscaldamento, dall'umidità, da tante cose. Io me ne accorgo dal colore. Ora questo qui, per dirlo, fatto stamattina, vedete, sta prendendo un colore un po' più rosso. Quando questo qui farà la stessa cosa, inizierà la fase di maturazione aiutata dal vino, dal pepe, dall'aglio e da tutti quanti i componenti, dal sale, dallo zucchero. Scatta la sua maturazione. A questo punto poi dopo 3 giorni andrà in cantina, la cantina con un'umidità, questo me lo sapete a memoria, un'umidità del 70-80% e la temperatura dagli 8 ai 16-18 gradi, però deve essere costante la temperatura, se no va in frigo pari pari, così appeso o sopra 2 legnettini, ok? Guarda che bellino. Come dicevo, oggi voglio esagerare. Ho preso il mio tubo per poter mettere questo qui all'interno. Cosa ho fatto? L'ho legato in fondo. Guardate, questo serve per aiutare a inserire la rete. Perché questo? Perché fai queste robe? Ok, perché la rete l'aiuterà a essere un pochino più strinto. Ok, man mano che lui, che voglio che il lavoro sia eccellente, man mano che si ritira il salume,
la rete lo aiuterà ad asciugare, in maniera che non ci sarà nessuna sacca. Vedi cosa faccio? Leggo in fondo, nessuna sacca d'aria. Ora, perfetto, lo stringo bene bene. Perfetto. Voglio che non ci siano problemi, che si asciughi perfettamente. Voilà. Ora, io questo, siccome ci vorrà un bel po' di tempo, ci vorranno 40 giorni prima che maturi, la degustazione la facciamo fra 40 giorni. Intanto vi ho fatto vedere il video, metterò qui, bim, la degustazione. Ma vi voglio ricordare come è stato fatto. Praticamente c'è stato messo l'impasto del salame, quello che avete visto, ci ho messo dentro il filetto nel mezzo e il lardo di colonnata, ho chiuso tutto. Questo qui, quando lo andremo a tagliare, vedremo l'impasto del salame, diciamo così, sopra, nel mezzo il filettino e il lardellino. Ok, ve lo ricordo che magari è una cosa un pochino, diciamo, curiosa, ma è una cosa buonissima. L'asciugatura va fatta a temperatura più alta, dai 12 gradi ai 18-20 per 3 giorni. Quando diventerà bello rosso si passerà in cantina. Io credo, occhio e croce, ci vorrà un 40 giorni. Ok, ma voi l'avete una collaboratrice così? Un assistente in questa maniera? Assistente al montaggio stamani, via! 24 ore, vedete il colore? Sta iniziando a diventare rosso, vuol dire che piano piano sta entrando in fermentazione per poi arrivare alla maturazione. Ci sono i 3 step da seguire. Una è l'asciugatura, la fermentazione che deve partire e poi la maturazione in cantina, lo stagionamento, la stagionatura in cantina. Questa è un'altra. Questo qui è un salame con dentro il lonzino che sta anche questo qui maturando. Ti metterò quando è finito il link. Comunque sono passate 24 ore e deve ancora andare avanti perché non è rosso rosso come piace a me. Ci aggiorniamo. Ho messo in casa perché inizia a essere un po' freddino e in casa la temperatura è un pochino più alta. Per questo sono qui, c'è più caldo qui in casa. Come vi dicevo, la temperatura deve essere dai 14 ai 20, altrimenti la fermentazione non parte. L'importante è che qui le prime ore scolerà, scenderanno delle gocce, sotto metteteci una bacinella, un canovaccio. Io l'ho fatto prima asciugare in cucina, quando ha finito lo portate qui e ce le tengo ancora un pochino, qualche giorno ce le tengo. Ok, se no dice che sei impazzito, le tieni in casa. Le tengo in casa ora perché in casa è più caldo. Voi tenete dove vi pare. Guardate, questo è già il 4º giorno. No, 3 giorni ad asciugare e ora è il primo giorno che è in cantina. Guardate la perfezione. Tac, leggete bene. Questa è la perfezione. Ora ovviamente se fosse qualche grado in meno sarebbe meglio, ma è ancora un po' caldino. Comunque va bene. Ora scendiamo di 2-3 gradi fra qualche giorno ed è perfetto. Là. Questo qui è il salame col filetto e questo qui è quello con la castagna. Anzi, vengo io qua con lui. Mettetemi il mi piace, condividete, scrivetemi da dove state guardando il video, insultatemi, incoraggiatemi, qualsiasi cosa, rimaniamo in contatto. Ci aggiorniamo fra un qualche giorno.